Io vorrei condividere con voi proprio lo stupore che ho provato quando mi hanno spiegato come le tecnologie esponenziali stanno trasformando il mondo. E per questo intervento mi sono dato un obiettivo ambizioso. Vorrei che questo termine risultasse indelebilmente fissato nella vostra testa. Vediamo se riuscirò a fare questo. Un po' come succede con questa immagine piena di macchie. All'interno di questa immagine c'è un cane. Eccolo qua. Ora che vi ho mostrato il cane, non riuscirete più a non vedere il cane. Provateci un po'. Ecco, non ci riuscite perché si è creata una connessione neurale permanente. Vediamo se riesco a fare la stessa cosa parlandovi di tecnologie esponenziali. Il significato di questo termine l'ho appreso frequentando la Singularity University, che si trova all'interno del campus del centro di ricerca della NASA a Mountain View in California. E qui i maggiori esperti del mondo studiano tecnologie come l'informatica, le biotecnologie, l'intelligenza artificiale, per capirne gli impatti positivi e negativi. Per la verità si fa molto di più di questo, ma di questo vi parlerò dopo. Stupore, dicevo. Cosa hanno di così speciale queste tecnologie esponenziali? Hanno di speciale che si sviluppano molto lentamente e poi all'improvviso esplodono, un po' come succede con i popcorn. L'effetto popcorn l'abbiamo visto ad esempio all'opera con Internet. Internet è stato inventato 50 anni fa, per 40 anni praticamente non se ne è accorto nessuno, poi all'improvviso, paf! Ogni pizzeria ha un sito, miliardi di persone sono connesse ad Internet, il commercio elettronico ha raggiunto quota 5 miliardi di dollari al giorno, Internet è diventato il sistema nervoso del pianeta. Ora non siamo stupiti di questo, ma se qualcuno ce l'avesse detto 10 anni fa o 15 anni fa non ci avremmo creduto. Perché? Perché quando il progresso è già avvenuto noi lo diamo per scontato. Mentre invece quando dobbiamo fare delle previsioni le facciamo in modo lineare. Come per esempio in modo lineare ha pensato McKinsey quando nel 1984 ha stimato il mercato mondiale dei telefoni cellulari dell'anno 2000. La stima di McKinsey era entro il 2000 ci saranno 1 milione di telefoni cellulari. Però nel 2000 ce n'erano 100 milioni. E ora sappiamo che ce ne sono miliardi. Perché ha sbagliato? Perché qui avevamo a che fare con un esponenziale. Proprio facciamo fatica a capire l'esponenzialità. E ora ve lo dimostro con un esempio. Immaginate di fare 30 passi da 1 metro in modo lineare. 1, 2, 3. Dopo 30 passi sarò arrivato in fondo alla sala. Ora provate, immaginate di fare gli stessi 30 passi raddoppiando i metri con ogni passo. 2, 4, 8, 16. Dove sarete arrivati dopo 30 di questi raddoppi? Avrete percorso oltre 1 miliardo di metri, il che equivale a fare 26 volte il giro della Terra. Quando mi hanno fatto questo esempio sono rimasto basito, stupore. Sono rimasto basito perché mi ha fatto capire come non siamo in grado di capire l'esponenzialità. Per esempio ci viene naturale pensare che dopo 15 passi esponenziali, quindi dopo 15 raddoppi, saremo a metà strada, cioè circa 500 milioni di chilometri. Invece dopo 15 raddoppi abbiamo fatto 30 chilometri, che equivale alla distanza fra Como e Lecco praticamente, e non 13 volte il giro del pianeta. Ma ritorniamo sui cellulari. Questo qui non è un telefonino, questo è un supercomputer che 20 anni fa avrebbe riempito una stanza intera e che fra 20 anni occuperà lo spazio di una cellula. E questo lo sappiamo praticamente per certo, grazie a questo signore che si chiama Ray Kurzweil, che è il fondatore della Singularity University, nonché praticamente il futurista che ha azzeccato più previsioni di chiunque altro al mondo. Questa è la copertina di Time, dedicata alle sue previsioni, e alla sua famosa curva esponenziale, che adesso vediamo meglio qui, su questa slide. Questa curva dimostra che l'efficienza informatica
per usare una semplificazione, è andata raddoppiando in maniera costante praticamente da un secolo a questa parte, ancora prima dell'invenzione dei circuiti integrati. Se proiettiamo questa curva in avanti, fra 10 anni, con 1.000 euro saremo in grado di comprare la capacità di calcolo di un cervello umano. E fra 30 anni, quando cioè i miei figli avranno più o meno la mia età, la capacità di calcolo di tutti i cervelli umani. Wow, cosa significa questo? Questo significa che si verificherà la cosiddetta singolarità tecnologica, cioè quel momento ipotetico nel tempo in cui le macchine diventano più intelligenti di noi soltanto perché cresce in maniera così enorme la capacità di calcolo. Questo non lo sa nessuno e non lo sa nemmeno la Singularity University, proprio non lo sa nessuno. Però è certo che questo è un tema molto importante e dobbiamo, come dire, avere un dibattito su questo tema, che per la verità è già cominciato e che pone degli interrogativi fondamentali sul piano etico e sul piano filosofico. Ma lasciamo da parte un attimo l'informatica. La vera novità, e questo è il più importante contributo di Kurzweil, è che sono esponenziali tutte le tecnologie che sono basate sull'informazione. Questo cambia completamente tutto. Questo significa che intelligenza artificiale, robotica, biologia sintetica, nanotecnologie, tutte queste tecnologie, ce ne sono delle altre, sono esponenziali. E queste tra l'altro si accelerano a vicenda perché si fertilizzano a vicenda. E questo significa che quello che abbiamo visto con questa roba qui è il preludio di un cambiamento molto più epocale che ci coglierà completamente di sorpresa. Questo è un esempio di esponenziale potentissimo. Vi ricorderete che nel 2003, c'è scritto 2013 ma deve essere 2003, è stato annunciato il successo del progetto di decodifica del genoma umano. Ci sono voluti 13 anni, un investimento di 3 miliardi di dollari. Oggi per decodificare un genoma umano ci si mette una settimana e costa $1.000. E nel 2020 probabilmente ci vorrà 10 minuti e costerà un centesimo. Praticamente la biologia si è fusa con la chimica, che si è fusa con la ingegneria, soprattutto si è fusa con l'informatica. E ora guardiamo le cellule come dei processori e al DNA come ad un linguaggio di programmazione sul quale potremo intervenire, nel bene e nel male. Io sostengo soprattutto nel bene. Certo è che qui sta nascendo una industria gigantesca, un po' come è successo con i computer quando è arrivato il personal computer. Parlando di fertilizzazione, questo è un altro esempio di fertilizzazione informatica, la macchina autoguidata, che è praticamente il matrimonio fra una macchina e un computer. Questa macchina ha compiuto milioni di chilometri senza alcun danno, diciamo, senza incidenti di rilievo. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo significa che qui c'è il potenziale per salvare 1 milione di vite umane, che già di per sé sarebbe un cambiamento profondissimo. Però i cambiamenti che arriverebbero se si affermasse la macchina autoguidata vanno anche molto più in là. Per esempio pensate a come cambierebbe l'architettura della nostra città, che oggi sono piene zeppe di parcheggi. Pensate alla mobilità di persone anziane e disabili. Il business delle assicurazioni sarà completamente sconvolto. E poi quale sarà l'impatto sul PIL nell'aver eliminato miliardi di ore trascorse in questo modo? Per non parlare del fatto che queste macchine sono dei super generatori di dati che potremo utilizzare per creare nuovi servizi. Parlando di dati, la crescita delle informazioni digitali è esponenziale anch'essa. Questo è un famoso calcolo fatto da Eric Schmidt di Google, che ha calcolato che dall'inizio dei tempi fino al 2003 abbiamo prodotto 5 miliardi di gigabyte di informazioni, di dati. La stessa quantità l'abbiamo prodotta in 2 giorni nel 2010 e la stessa quantità l'abbiamo prodotta in 10 minuti
nel 2013. Abbiamo cominciato col testo, poi le foto, poi i video, poi i social e adesso arrivano gli oggetti. Si calcola che entro 10 anni gli oggetti connessi ad internet saranno 1000 miliardi. Questa frase, la tecnologia sostituirà l'80% dei dottori entro 10 anni, questo lo sostiene il fondatore di Sun Microsystem, potrà sembrare fantascienza, e forse lo è, non lo sappiamo. Certo è che anche la penicillina sarebbe sembrata fantascienza nel 1900, la TAC fantascienza nel 1950 e la stessa decodifica del genoma umano nel 1990. Le tecnologie esponenziali stanno sfumando i confini fra fantascienza e realtà. E questa per esempio è realtà ed è anche fantascienza messa insieme. Questo è un premio messo in palio dalla fondazione X-Prize e da Qualcomm di 10 milioni di dollari, che praticamente ha lanciato una sfida, hanno lanciato una sfida a start-upper e a ricercatori per creare un palmare, per intenderci come quello di StarTech, in grado di battere 10 dottori nel diagnosticare le più frequenti malattie. Il vincitore sarà annunciato a breve, altro che fantascienza. Altro esempio, nanotecnologie applicate all'efficienza dei pannelli solari. Anche qui assistiamo a dei raddoppi di efficienza da diverso tempo a questa parte. Se questo trend continua, a fantascienza ancora una volta, fra 20 anni avremo risolto il problema dell'energia e ancora più importante avremo risolto il problema dell'acqua, che è strettamente connesso a quello dell'energia. Grandi trasformazioni in atto allora. E siamo preparati? A giudicare dall'esempio che avevo fatto prima, direi di no, non siamo preparati. C'è proprio un gap cognitivo, le tecnologie esponenziali vanno così e il nostro modo di pensare va così. Lo vediamo anche dal fatto che lavoriamo, cioè abbiamo creato e funzioniamo utilizzando delle strutture che si basano su modelli organizzativi creati 100-200 anni fa. I governi, le scuole, il sistema dei brevetti, il sistema legale, tutti i modelli organizzativi pensati per un mondo che era lineare, sostanzialmente statico e quindi anche abbastanza prevedibile, mentre questo mondo presto non esisterà più. E la cosa importante è che questo cambiamento è in atto, è reale ed è inarrestabile e allora porterà con sé una serie di, come sempre col progresso, una serie di minacce e di opportunità, di pericoli e di opportunità. Ecco, parlando di pericoli, io come padre di questi 3 bambini, il pericolo lo prendo molto sul serio, no? Abbiamo sentito parlare di privacy, cyberterrorismo, algoritmi e software che distruggono posti di lavoro, alienazione da realtà virtuale, chi più ne ha più ne metta. Ma dubito che mettersi il casco risolva il problema, piuttosto dobbiamo intervenire su quello che sta sotto il casco. Io personalmente penso che sia molto importante cambiare la nostra mentalità, no? Avere una mentalità orientata al cambiamento, una mentalità orientata alla innovazione e una imprenditorialità orientata e improntata alla sostenibilità e all'uso delle tecnologie a fin di bene. E questo è un po' l'idea, una delle idee fondamentali della Singularity University, sulla quale torno adesso. La Singularity University seleziona tutti gli anni i più brillanti talenti del mondo, li fa venire in California e dice loro: ragazzi, non siete qui soltanto per studiare, scegliete uno di questi problemi e date un contributo. Pensate a come si possono usare le tecnologie esponenziali per impattare positivamente su 1 miliardo di persone entro 10 anni. Una sfida unica e entusiasmante. E poi i migliori progetti vengono selezionati o come diventano progetti di ricerca oppure vengono incubati e diventano dei business incubati direttamente dal Singularity University. Adesso vi faccio vedere un esempio di questi progetti realizzati da un italiano, un giovane talento di 22 anni, Alberto Rizzoli, che ha scelto il problema della salute, in particolare quello della siccità,
e la tecnologia scelta è quella dell'intelligenza artificiale. Ha sviluppato un'applicazione che serve ai ciechi per riconoscere gli oggetti che si trovano di fronte a loro. Vediamo. iPolly is an intelligent assistant for the visually impaired that empowers them to explore and understand their surroundings through computer vision and audio feedback. The user takes a picture and it is automatically uploaded to our servers, where it is then analyzed and tagged, and then a description is sent back to the user and read out loud using text-to-speech. You are looking at a woman wearing black sunglasses and blue crew neck t-shirt eating hamburger. Acting like a Texan. You are looking at a pink, black and grey checkered dress shirt. Very good. Uploading image. You are looking at a new Apple earbuds. Hey, wow, that is all right. That's like magic. I don't know how they can. Wow, that's so impressive. I don't even know what to say. I'm just kind of shocked. Ecco, avete visto, dice it's like magic, no? Mi ha fatto pensare a quella frase di Sir Clarke, l'autore di Odissea nello spazio, che diceva ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Ecco, se abbracciamo il cambiamento invece di resistere e lo cavalchiamo, e se diciamo, immaginate 1 milione di imprenditori tutti orientati a voler fare del bene oltre che del business, ecco, i risultati sarebbero indistinguibili dalla magia. Grazie.